Negli ultimi giorni è andato incredibilmente virale un video in cui il campione olimpico Noah Lyles ha sfidato lo streamer iShowSpeed in un 50 metri. Una sfida a dir poco incredibile che ha visto trionfare di poco Noah Lyles. Questa è una vicenda talmente surreale che merita assolutamente un approfondimento. E un po' perché secondo me questa fa proprio parte anche delle cose della cultura dell'internet, di queste cose virali, molto particolari, molto divertenti che nascono e in realtà vanno anche a perdersi proprio su internet. E dato che oltre ad amare l'atletica amo anche tutte queste cose, non posso non parlarne. Prima di arrivare alla gara vera e propria, che tanto è un video che dura 6 secondi volendo e che immagino tutti abbiate già visto, bisogna capire chi siano i protagonisti della vicenda. Ovviamente non mi soffermo neanche per più di un minuto su Noah Lyles. È il campione olimpico in carica dei 100 metri, ha vinto ai recentissimi giochi olimpici nei 100 metri con 9,79, stando veramente di pochissimi millesimi davanti a Keishawn Thompson, un fenomeno giamaicano, e dove nella stessa finale non dimentichiamo mai che Marcel Jacobs è arrivato quinto con 9,85. Se volete avere una vera e propria panoramica sulla storia di Noah Lyles, vi rimando al video che ne ho parlato, perché ho raccontato un po' a grandi linee la sua storia e vi lascio sia in descrizione che nello spazio sotto nei commenti il video a riguardo. Passiamo adesso al secondo dei tre protagonisti di questa vicenda, cioè iShowSpeed, spesso e volentieri chiamato semplicemente Speed, il cui vero nome all'anagrafe è Darren Johnson Watkins ed è un classe 2005 nato in Ohio, quindi negli Stati Uniti, e ormai da diversi anni è uno degli streamer più grandi e conosciuti al mondo. Speed nel mondo dell'intrattenimento è tutt'altro che un nome nuovo. Ha iniziato addirittura a 11 anni nel 2016 a caricare dei video su YouTube, però sarà soltanto dal 2021 quando a 16 anni raggiunge il 1.000.000 di iscritti e si fa veramente tanto conoscere. La sua fama è iniziata tanto nel 2021. I suoi contenuti spesso e volentieri riguardano il gaming, anche se ormai è diventato uno showman a tutto tondo e riesce a intrattenere anche semplicemente parlando e interagendo con la chat. Speed è diventato famoso per i suoi atteggiamenti e i suoi comportamenti tanto sopra le righe, e spesso e volentieri i suoi contenuti hanno fatto sì che avesse problemi con la piattaforma di YouTube, dove diverse volte gli è stato bloccato l'account per diverso tempo. Per conoscere un po' meglio questo soggettone vi faccio qualche esempio. Nel 2022 ha rischiato di incendiare la sua camera da letto perché durante una live stream ha letteralmente acceso un fuoco d'artificio di Pikachu, rischiando di mandare tutto a quel paese. Nel 2023 ha avuto un blocco dell'account su YouTube perché è riuscito a farsi bannare perché ha mostrato dei contenuti osceni su Minecraft, dato che ha utilizzato la famosa Jenny's Mod, che è una mod per Minecraft molto spinta, così spinta che i suoi contenuti sono dichiarati per adulti, ma lui se ne è sbattuto altamente. Sempre nel 2023, giocando a quell'orrendo gioco che è Five Nights at Freddy, si è spaventato così tanto che è saltato su dalla sedia, però ha fatto vedere in quel momento a 25.000 spettatori che erano in live in quel momento i suoi gioielli di famiglia, perché intanto che si alzava gli sono caduti i pantaloni e anche le mutande. Arrivando a questioni più recenti, e vi giuro che sto selezionando tanto perché ci sono tante altre cose nel corso degli anni che ha fatto di veramente idiote, nel 2024 considerate che ormai è conosciutissimo in tutto il mondo e dove arriva lui spesso c'è una folla che lo vuole conoscere, che lo vuole vedere. Questo è successo per esempio in Norvegia, dove lui è stato proprio bloccato all'interno di un negozio perché c'era una folla veramente enorme che voleva conoscerlo, e in quel momento iShowSpeed, probabilmente attivando l'unico neurone della sua testa, ha ben pensato che l'unico modo per riuscire a risolvere questa situazione fosse lanciarsi dal secondo piano del negozio, e in questo modo ha quasi rischiato di rompersi una caviglia. Sempre nel 2024 è stata dichiarata persona non gradita dalla città di Venezia per via dei suoi comportamenti, e saltava qua e là in giro, abbaiava contro la gente. Questa è una cosa che fa anche abbastanza spesso. Lui molto spesso durante le live che fa in giro per le città si mette ad abbaiare contro sia animali sia le persone. Let's do a different game. Let's do a different game. E sempre nel 2024 ha fatto anche una live in cui due Lamborghini gli arrivavano contro a tutta velocità, magari non proprio tutta velocità, però arrivavano belle veloci, e lui le ha saltate perché voleva dimostrare che lui a livello fisico è un fenomeno, rischiando da una parte l'osso del collo, però dall'altra dimostrando che effettivamente delle buone capacità atletiche le ha. Quindi questi sono alcuni degli esempi per far capire un po' chi sia iShowSpeed. Però lui in molte occasioni si è dimostrato molto atletico, molto dotato, e non mi sto riferendo
alla live in cui si è mostrato per sbaglio nudo. Mi riferisco per esempio al fatto che a metà 2024 ha fatto un test sui 40 yard durante le NFL Draft, ovvero praticamente l'evento di selezione del football americano, delle 32 migliori squadre di football americano che vanno a selezionare all'interno dei college statunitensi, e tra i vari test che fanno in quella giornata ci sono anche le 40 yard, all'incirca 36 metri e mezzo per capirci. E in questa occasione Speed ha fatto un tempo di 4 secondi e 44. Considerate che un vero atleta, cioè Christian Coleman, ha fatto 4 e 12 una volta che aveva fatto le 40 yard, mentre Usain Bolt in un evento di beneficenza con le scarpe non chiodate e probabilmente non spingendo al massimo aveva fatto 4 e 22. Quindi capite che fare un 4 e 44 vuol dire andare molto veloci. Le doti da velocista Speed le ha. E poi così ciliegina sulla torta, che non c'entra assolutamente nulla col discorso, Speed ogni tanto si cimenta anche nella creazione di canzoni rap. Ora arriviamo al terzo protagonista della vicenda, secondo me il più famoso dei tre, e sto parlando di MrBeast, nato nel Kansas, quindi anche lui statunitense, nel 1998, e il cui vero nome è James Steven Donaldson ed è semplicemente il re indiscusso di YouTube. Contate che il suo canale ha 328 milioni di iscritti, e quindi stiamo parlando di un canale YouTube che ha un numero maggiore di iscritti di Italia, Francia, Spagna, Germania e Gran Bretagna messe insieme. È il terzo creator più grande di TikTok con oltre 100 milioni di follower, e tutto questo è iniziato nel 2012 quando a 14 anni portava Minecraft sul suo canale YouTube, e poi pian piano si è spostato a parlare di argomenti più generali, abbandonando anche il gaming. Pensate che uno dei suoi primi video veramente virali è quando nel 2017 lui per oltre 3 ore di video ha semplicemente contato da 1 a 10.000. Si è messo lì 1, 2, 3 finché non è arrivato a 10.000 oltre 3 ore dopo. Poi, visto che questo video era andato particolarmente bene, l'ha riproposto in diverse salse nel corso del tempo, fino a quando addirittura non ha fatto un video di poco meno di 24 ore in cui conta da 1 a 200.000. E poi così nel 2019 si è messo a dire 100.000 volte PewDiePie, un altro youtuber veramente tanto grande. Considerate che MrBeast da quel momento ha avuto sempre più successo e si è spostato pian piano su altri contenuti, spesso però su format in cui c'entravano i soldi, tanti soldi, come per esempio video in cui dona $10.000 a degli streamer, altri in cui in un parcheggio fa cadere $20.000 tramite un drone. Nel mentre però si è spostato anche su cose di beneficenza, visto che i soldi non gli mancavano. Nel 2019 ha donato $100.000 a un senza tetto. Nel 2023 ha pagato le spese sanitarie per migliaia di persone per sottoporsi a interventi alla vista o all'udito. Ha anche costruito molteplici pozzi in Africa, ovviamente perché poi ci fa anche contenuti sopra, ci riguadagna i soldi facendoci video, facendoci altre cose, però nel mentre questi soldi li va a dare in giro. Tuttavia il suo contenuto principale riguarda ormai delle sfide in cui in ballo ci sono sempre diverse decine se non centinaia di migliaia di dollari, come per esempio 100 gemelli identici si sfidano per $250.000, oppure $10.000 al giorno se riesci a sopravvivere nella natura selvaggia, eccetera eccetera. Quindi in poche parole MrBeast è pieno di soldi e propone sfide e dà soldi alla gente in modo da crearci dei contenuti sopra. Poi vabbè, ultimamente MrBeast sta avendo dei problemi legali e anche dei problemi di immagine, però questo non è il video assolutamente in cui se ne parlerà. L'importante è capire chi siano i tre protagonisti di questa vicenda. Capiti i protagonisti, andiamo a vedere il fatto che Speed non è nuovo a proporre sfide di velocità ad altre persone. Contate che quel 4,44 nei 40 yard le aveva fatto alla NFL Draft perché voleva dimostrare che il suo nome non se l'è scelto a caso, non è un caso che tutti lo chiamino Speed, ed effettivamente non gli si può dare torto. Poi una volta aveva fatto proprio una vera e propria sfida sui 100 metri con il suo amico streamer KSI, dove ovviamente ha vinto Speed e con il tempo di 12,80, dimostrando quindi che appena sale la distanza, in cui non si tratta più di sprint molto breve, Speed non appare più così veloce. Ovviamente però non è una persona lenta, ed avendo ben presente adesso la sua personalità, non stupisce che durante le sue live ha cominciato a vantarsi di questa cosa, tanto da arrivare a dire più e più volte che in vita sua lui non aveva mai e poi mai perso una sfida in velocità. E questa spacconeria è arrivata anche alle orecchie di una certa
era Eva Svoboda, ovvero un'atleta professionista polacca da 10,94 nei 100 metri. Quindi parliamo di un atleta che era già più veloce dell'idolo indiscusso di iShowSpeed, ovvero Cristiano Ronaldo, che durante un test aveva fatto i 100 metri in 11 e 15. Ed Eva Svoboda ha proprio sfidato Speed e gli ha detto praticamente che avrebbe incredibilmente perso nei 100 metri. E Speed in realtà non si è tirato indietro, l'avrebbe accettata volentieri questa sfida, scrivendo addirittura su Instagram alla stessa Svoboda se era seria riguardo alla sfida. Però poi su questa fantomatica sfida, che si sarebbe dovuta tenere alla fine di agosto 2024, non si è più saputo nulla, quindi è facile immaginare che sia un nulla di fatto e che mai la vedremo, purtroppo. Sempre parlando di sfide, MrBeast e Speed spesso hanno fatto collaborazioni insieme, soprattutto negli ultimi anni, e MrBeast si è accorto di quanto fisicamente sia bravo Speed, perché quest'estate MrBeast aveva organizzato un percorso di Wipeout, in poche parole un po' un percorso ad ostacoli, vantandosi che fosse un percorso abbastanza difficile, quando in realtà Speed gli ha dimostrato veramente in poco tempo che era un percorso tranquillamente alla sua portata, è riuscito a completare questo percorso senza assolutamente difficoltà, e quindi in questa occasione Speed si è portato a casa $100.000. E così, con una premessa dalla durata infinita, arriviamo finalmente alla sfida vera e propria con Noah Lyles. Durante una live, Speed stava parlando con MrBeast, che abbiamo già detto collaborano da tempo, quindi non stupisce che si sentano. E in quel momento MrBeast era con Noah Lyles, non chiedetemi il perché, so solo che erano insieme. E a quel punto MrBeast ci ha messo poco a fare 2+2, proponendo a MrBeast di prendere un volo direttamente d'urgenza fino ad Orlando, di raggiungerlo e così sfidare Noah Lyles. Cioè, visto che Speed dice sempre di essere imbattibile, perché non dimostrarlo con il campione olimpico in carica dei 100 metri? E come al solito MrBeast ci mette due spiccioli giusto per ravvivare un po' l'atmosfera e dice vabbè, chi vince gli do $100.000. E ovviamente MrBeast sarebbe stato un po' il giudice di questa competizione. Probabilmente MrBeast non ha mai visto una gara di atletica in visita sua, visto che si è vestito da arbitro generico, però vabbè, carina come cosa. Ovviamente Speed ha accettato immediatamente il guanto di sfida e così è arrivato sulla pista dove si allena Noah Lyles e per la prima volta in vita sua ha indossato delle scarpe chiodate, ovviamente scarpe dell'Adidas, stesso modello che utilizza Lyles. E Speed non ha mancato l'occasione per andare a dire al campione olimpico dei 100 metri che c'è un motivo se lui si chiama Speed, se si chiama velocità, e Lyles in tutta risposta gli ha mandato un sorriso dicendo che vabbè, è un nome carino, specie perché se l'è dato da solo. Ad inizio live, perché tutta questa sfida è stata fatta in una live, Speed aveva addirittura detto se perdo cambio per un giorno il mio nome in iShowSlow, quindi praticamente sostituendo velocità con lentezza. Ma alla fine purtroppo ha dovuto subito ritrattare, perché cambiare nome anche solo per un giorno gli avrebbe fatto perdere lo status di account verificato su tutti i social, e quindi purtroppo non ha potuto farlo. E questa sfida non è nata subito come gara sui 50 metri, perché Lyles gli ha detto guarda, la gara più veloce dei giochi olimpici sono i 100 metri e il titolo di uomo più veloce del mondo di solito lo si ottiene vincendo la gara dei 100 metri, quindi facciamo i 100. Qui Speed, probabilmente conscio del fatto di non avere la minima possibilità su un 100 metri, gli ha detto no, ma è troppo lungo, poi te sei più alto di me, quindi sei avvantaggiato, che bene o male credo che Lyles sia 2-3 centimetri più alto di Speed, non di più. E Lyles in tutta risposta gli ha detto vabbè, ma se tu sei imbattibile, se sei velocissimo, non hai problemi a battermi anche su un 100 metri. E alla fine comunque l'ha vinta Speed, la scelta della distanza. In più Speed non voleva usare i blocchi di partenza perché, testuali parole, vabbè, ma siamo uomini adulti, non ci servono i blocchi. E io mi immagino ma che ragionamento avrà fatto nella sua testa dire siamo grandi e non ci servono i blocchi. Lasciamo perdere, però vabbè, comunque non hanno usato i blocchi di partenza che in realtà inizialmente Lyles gli aveva proposti. E appena prima di partire Lyles ha detto una frase che è andata molto virale anche questa, ed è andato a dire a Speed guarda, dopo i primi 2 passi avrai perso ogni possibilità, ogni speranza e vorrai abbandonare la gara, non farlo. E poi da qui la gara parte. In realtà impressiona abbastanza il tempo di reazione di Speed, perché è partito veramente immediatamente allo sparo, magari anticipandolo un pochettino, però chissà. E nei primi
primissimi metri è riuscito a stare davanti a Noah Lyles, il quale vabbè era partito decisamente tranquillo, ai 20 metri l'aveva raggiunto e si è cominciato a girare, a guardarlo, e proprio girando completamente la testa nella direzione di Speed e controllando la spinta per tutto il resto della gara. Addirittura aveva così sotto controllo la situazione Lyles che negli ultimi metri si è messo a sbracciare, a correre in modo buffo, prendendo di fatto in giro Speed, perché a volte Speed corre in quel modo molto particolare. Si capisce quanto poco abbia spinto Lyles dal fatto che già dopo pochi metri praticamente stava appoggiando tutta la pianta, quando in una vera gara di velocità la spinta rimane sull'avampiede senza cedere col tallone per possibilmente tutta la gara. Quindi semplicemente ha fatto proprio il minimo necessario per vincere e soprattutto per non rischiare di farsi male in un modo stupido che poi magari gli avrebbe compromesso la preparazione invernale. Cioè figuriamoci se Noah Lyles spinge al 100% per una sfida con uno streamer. Poi comunque Noah Lyles, visto che ha vinto lui i soldi, ha dichiarato che questi $100.000 li avrebbe donati in beneficenza perché tanto a lui non servono. Il buon iShowSpeed, come al solito con la sua pacatezza, ha detto che se la gara fosse stata di 10 metri in meno avrebbe vinto lui, e continuando praticamente a vantarsi di aver quasi battuto il campione olimpico. Lyles comunque gli ha proprio detto: guarda, le doti da velocista in realtà tu le hai, dovresti allenarti seriamente, anzi dovresti proprio allenarti davvero e poi sfidarmi sui 100 metri su una distanza vera. E poi vabbè, comunque nonostante il caratterino che contraddistingue Speed, alla fine comunque è andato da Lyles a salutarlo e a complimentarsi per la vittoria. Secondo me approfondire questa vicenda la fa apprezzare ancora di più, perché un conto è dire vabbè, Lyles ha sfidato uno youtuber, uno streamer, un'altra è sapere chi c'era a questa sfida, sapere tutti i retroscena e anche chi sia lo sfidante e anche l'organizzatore, perché MrBeast comunque ci ha messo del suo. Come al solito grazie mille di essere stati con me fino a questo momento, vi ricordo di iscrivervi al canale nel caso non l'abbiate ancora fatto, lasciare un mi piace, commentare, se volete potete abbonarvi così da supportare attivamente Pillole di Atletica, e spero di avervi fatto apprezzare un po' di più una sfida che è durata circa 6 secondi, anche perché probabilmente si tratta di uno degli eventi più strani di questo 2024 nell'atletica. E ora come al solito non mi resta che augurarvi buon divertimento agli allenamenti e buona fortuna alle gare. Ciao ciao!